Casa non è sempre un posto, vero? Ciao amici delle ruote quadrate, oggi parliamo di un libro pluripremiato che magari non conoscevate neanche voi e che dopo questo video vorrete leggere. Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo. Venduto più di 1 milione di copie in lingua inglese, a parte una grafica bellissima, della quale parleremo più avanti. Il contenuto di questo libro sono temi esistenziali, quelli che tutti affrontiamo nella vita crescendo. In questo senso vi ricorderà un pochino Il Piccolo Principe. Charlie Mackesy, che chiamerò Charlie per simpatia, lascia molto spazio bianco, non solo nella pagina, ma anche proprio tra i pensieri. Ci sono pochissime parole e sta alla persona, al lettore, riempire lo spazio e dare un senso personale alle domande filosofiche che sono contenute. Un libro che non ti aspettavi. Un'altra differenza rispetto al Piccolo Principe è che non c'è bisogno di scomodare i pianeti. Certo, Il Piccolo Principe rimane un libro molto valido che non posso che invitarvi a leggere, ma quello lo conoscete già, per cui era la volta di farvi conoscere questo libro nuovo. È un libro adatto ai bambini e agli adulti, non bambini piccolissimi, direi dagli 8 anni in su, perché davvero si presta a delle riflessioni anche profonde. In una pagina ci sono 4, 5, 10 parole, eppure da così poche parole scaturisce qualcosa di intimo. Il Piccolo Principe ha grandi viaggi tra le stelle e invece questo libro parla di, sì, un incontro tra personaggi mentre il bimbo cammina nel suo viaggio, ma è un viaggio molto più semplice, molto più terreno tra le foreste, la tempesta, le pianure, e nell'andare avanti incontra i vari personaggi che alla fine diventano famiglia. Casa non è sempre un posto, vero? Questa brevissima frase si trova alla fine del percorso. Casa è dove ci si ama, casa è dove si sta insieme, casa è il luogo dove le differenze diventano la forza. Accomunerei il concetto di amicizia a quello di famiglia e di casa. È una mia libera interpretazione, ma come vi dicevo c'è tanto spazio bianco. Lo stesso autore nell'introduzione a dire che probabilmente noi vedremo in questo libro molto più di quanto lui non abbia voluto dire al momento, che a ben vedere è una cosa tipica di molti libri che hanno qualcosa da dire e che vogliono spingere alla riflessione. Ok, conosciamo i nostri 4 personaggi. Il primo è la talpa, mole in inglese. La talpa è golosa, è ingorda. La talpa rappresenta quella parte di noi che desidera bramosamente qualcosa che è difficile da raggiungere. La piccola talpa incontra il bambino. Il bambino è la curiosità. Il bambino affronta le sue avventure un po' inconsapevole, un po' con paura. Anche il concetto della paura e del coraggio sono molto presenti in questo libro. Nel loro camminare presto incontrano la volpe. La volpe è guardinga, ma ascoltando un'intervista dell'autore, ve la lascio nella descrizione, lui la definisce col termine withdrawn, che vuol dire in ritirata, come è tipico degli eserciti, e questo mi sembra molto significativa, perché c'è un motivo per il quale la volpe è guardinga. La volpe è stata ferita e nel momento in cui si incontrano la volpe e la talpa, per la talpa può essere un gran problema, perché potenzialmente la volpe se la può mangiare, eppure un atto di gentilezza cambia la relazione tra questi due personaggi, ed ecco comparire appunto la gentilezza, un altro argomento sotteso e importante in questo libro. Viene data alla gentilezza il potere di una chiave, il potere di qualcosa che aleggia su tutto il resto e può cambiare completamente il modo di relazionarsi tra di noi e con la realtà circostante. E una volta che la volpe si è aperta a nuove relazioni, 3 personaggi che continuano a camminare incontrano il cavallo. Questo essere maestoso, aggraziato, gentile, rappresenta la parte saggia di noi, la parte più spirituale. La natura, a ben vedere, è un quinto personaggio, rappresenta la vita. È mutevole, a volte spaventosa, ma splendida. Quando vediamo in lontananza la nube nera della tempesta che ci preoccupa, è importante concentrarci su quello che abbiamo, passo per passo, e sulle persone che stanno accanto a noi, i nostri amici, la nostra casa, che ci aiutano a superare la tempesta, perché la tempesta prima o poi finirà. Per affrontare la vita e raggiungere i nostri obiettivi bisogna ammettere dei momenti di difficoltà. Chiedere aiuto non è quando abbandoniamo un obiettivo, ma al contrario, è proprio quando noi più fortemente lo vogliamo perseguire. Ed è allora che con un atto di grande coraggio chiediamo: mi puoi aiutare? Per un adulto che legge questo libro c'è tanto spazio per riportare le riflessioni alla nostra vita quotidiana, al lavoro in particolare. Che cosa vuoi fare da grande? Essere gentile.
Ognuno di noi è parte in qualche modo della società ed è giusto che si chieda ogni tanto che cosa vuoi fare da grande. Ecco una possibile risposta alla quale magari non avevamo pensato: essere gentili. Lo sforzo di spingere tutto il gruppo ad essere gentili. Se c'è un clima di collaborazione, di rispetto, di non giudizio, di gentilezza, ci si sente liberi di porre domande, i risultati sono molto migliori. Se il video ti sta piacendo, metti un like per sostenere il canale e valuta la possibilità di iscriverti al canale, così continui a rotolare con noi. Ho fatto un elenco di tematiche che ho incontrato e che secondo me possono essere molto interessanti per un adulto. Il concetto di successo, la relazione tra la paura e il coraggio, la libertà, il prendersi cura, vivere nel presente. La piccola talpa suggerisce che per vivere nel presente bisogna fermarsi un attimo e respirare. Ho trovato interessante che una talpa dovesse ricordarmi di fermarmi e respirare quando mi sento sopraffatta. Avete mai sentito parlare della mindfulness? È una pratica che porta proprio a questo senso di consapevolezza, e il fermarsi e respirare, l'essere presente qui e ora è una delle cose fondamentali per questa pratica. Il concetto di bellezza, il concetto di perdono e infine, come vi ho detto, il concetto di casa, amicizia e aggiungerei famiglia. Vorrei ora soffermarmi un attimo sull'oggetto fisico del libro, perché è proprio bello anche fisicamente. Cominciamo dalla copertina. È scritta a mano. Nella versione inglese immagino che sia veramente scritta a mano, perché ho visto vari video nei quali lui traccia questi disegni bellissimi e scrive, e la scrittura è esattamente la stessa che poi si vede nelle stampe e sulla versione inglese del libro. Usa la china, qualcosa di un po' inusuale in questo momento storico, il pennino e l'inchiostro. Lo trovo così lento, così un po' démodé e così intimo nel tempo che ci vuole, nella impossibilità di replicare esattamente lo stesso tratto, la stessa parola. Mi fa già sentire amico quello che mi sta donando queste parole. La lettura probabilmente richiede un pochino di sforzo in più rispetto allo stampato, proprio perché è scritto a mano, ma di nuovo è come se fosse la lettera di un amico, quindi ci sta che quelle poche parole io le debba leggere piano e capirle in profondità. Guardiamo l'illustrazione iniziale, che per me dice già tutto. Semplicissima, pochi tratti, poco colore, soltanto i 4 personaggi che si toccano tra di loro. La cura editoriale è estrema, la carta è molto bella, l'idea di non avere i numeri di pagina, la copertina è rigida, dando un senso di maggiore valore all'oggetto, come se fosse lo scrigno che contiene i concetti, e infine la scelta di questo blu elegantissimo che sembra quasi tessuto, col titolo stampato sopra in dorato. Un altro dettaglio che volevo farvi presente proprio sull'oggetto fisico del libro. C'è un piccolo cameo che trovo proprio perfetto, ed è in un punto nel quale si parla della luna, e la luna è rappresentata graficamente da una macchia della tazzina appoggiata sul foglio. È proprio una connessione diretta tra l'oggetto libro e la nostra vita quotidiana, l'atto stesso di leggere il libro. Avremmo potuto appoggiarla noi la tazzina su quel foglio. Quindi direi che avete il permesso di appoggiarci qualsiasi cosa che possa portare la vostra vita, la vostra macchia tra queste pagine. Credo che ci sia una sorta di quadratura del cerchio nelle ruote quadrate, va bene? Portando il suo libro a diventare un cortometraggio. Quest'anno ha vinto l'Oscar per il miglior cortometraggio ed ha proprio avuto la possibilità in questo lavoro di approfondire ulteriormente il carattere dei personaggi, ma aggiungere anche la musica e il movimento. Io non ho avuto modo di vedere il cortometraggio, ma se qualcuno di voi lo ha visto, per piacere fatelo presente nei commenti, raccontateci qual è stata la vostra impressione. Io ho visto soltanto qualche clip, mi sembra che rispetti molto lo stile e la delicatezza del libro. Il nostro ormai amico Charlie è nato negli anni 60, ha lavorato tantissimo, le immagini sono semplici ma potentissime, sono presenti in ospedali, scuole, centri antiviolenza per le donne, persino in un cimitero. L'ho trovato una persona adorabile nelle sue interviste, un po' disordinato, molto artista, ma di una dolcezza assolutamente coerente poi con il libro. Racconta che un giorno ha avuto modo di conoscere la regina madre in Inghilterra, perché lui è di Londra, ha vissuto gran parte della sua vita a Londra, e la regina madre gli ha detto che andava bene non essere perfetti, it's fine to make a mess. E lui ha riportato questa frase nella sua vita come una specie di mantra. La usa molto nelle attività di volontariato con i senza tetto, li avvicina un po' per volta all'esplorazione di loro stessi nella parte più profonda, utilizzando il tratto grafico.
Va bene non essere perfetti, esploriamo. In Italia ho avuto modo di conoscere Bonaccorsi, che si occupa di disegno brutto, ho fatto proprio un corso con lui che recuperava questi concetti. Non so se lui ha conosciuto quest'autore prima di inventarsi tutta questa idea del grafismo per adulti, però se volete io lo ricerco, entro in contatto e organizziamo un'intervista magari. Nel libro l'amore ritorna più volte, spesso è connesso al concetto di gentilezza. A un certo punto il bambino, con una frase che si adatta molto bene anche a un adulto sincero, dice: ho paura che vi accorgiate che io sono una persona ordinaria. E i suoi amici gli rispondono: l'amore non ti richiede di essere straordinario. E già qui, bella staffilata che ci fa riflettere sull'ansia da prestazione. Inizialmente nel libro si diceva che ognuno di noi può portare qualcosa di speciale, ma non si specifica che cosa. Ma più avanti c'è il cavallo che ci sorprende. Quando il cavallo si sente veramente in intimità con questi suoi nuovi amici, ammette di saper volare. La risposta degli altri è: noi ti amiamo sia che tu sappia, sia che tu non sappia volare, che in un certo senso tradotto potrebbe essere: noi ti amiamo anche se sai volare. In questo gioco di parole vedo che ognuno di noi ha qualcosa di speciale da dare, ma non siamo amati specificatamente per quello, noi siamo amati indipendentemente dall'essere eccezionali, possiamo benissimo essere delle persone ordinarie, ma gentili, e riconoscerci in questo nucleo di soggetti che abbiamo riunito attorno a noi. Come direbbe il nostro amico Charlie, it's fine to make a mess. Continuate a rotolare con noi e guardate il profeta. Ciao! Pure dalle poche... E quindi...